La conoscete la vera storia di Assassin's Creed? Non parlo della storia del videogioco, nemmeno di come è stato creato, ma di quello che si nasconde dietro al credo degli assassini, o culti, che ci accompagna da quasi 20 anni. Dove nasce questa leggenda? Il cuore pulsante di tutto è l'ordine segreto degli Assassini, nato oltre un millennio fa. E il viaggio che vi propongo oggi vi condurrà dalle torri di Alamut fino ai giorni nostri, quando Ubisoft ha deciso di rendere popolare questa fantomatica setta esistita quasi 1000 anni fa. Esploreremo chi erano davvero gli Assassini, qual era il loro credo, perché incutevano timore e rispetto, e come tutto questo è stato reinterpretato da Ubisoft nel primo Assassin's Creed. Ma prima dobbiamo tornare indietro a un videogioco che fu il punto di partenza, Prince of Persia Assassin, il prototipo che diede vita a un nuovo genere e dalle cui ceneri nacque una delle saghe più longeve e remunerative del panorama videoludico. Tra il 2003 e il 2004 Ubisoft Montreal stava sviluppando un nuovo capitolo della serie Prince of Persia. Il titolo provvisorio era Prince of Persia Assassin. L'idea era quella di controllare una guardia del corpo del principe incaricata di proteggerlo in missioni stealth e pericolose. Ma qualcosa cambiò. Gli sviluppatori si accorsero che il personaggio più interessante non era più il principe, ma proprio la guardia, agile, letale, con una sua filosofia. Da lì nacque un concetto nuovo, un open world ambientato nel Medioevo, con un protagonista ispirato a una vera setta di assassini, gli Assassini. Nel 2007 il primo Assassin's Creed vide la luce, ambientato nel 1191 durante la Terza Crociata, presentava un personaggio chiamato Altair ibn Lahad, e qui la storia si fonde con la leggenda. Altair era ispirato direttamente alla figura dell'Assassin storico, ma chi erano veramente questi assassini e perché fanno così paura ancora oggi? Per comprendere davvero la storia degli Assassini dobbiamo partire da una figura chiave, Hassan i-Sabbah. Hassan nacque a Qom, in Persia, da una famiglia sciitabe e crebbe in un contesto culturale e religioso molto complesso. Era un giovane brillante, con una sete insaziabile di conoscenza. Studiò matematica, astronomia, filosofia e teologia. Intorno ai 17 anni si recò a Rai e poi al Cairo, dove studiò presso le scuole Fatimidi. Lì incontrò per la prima volta un missionario ismailita che, malgrado tutti i suoi sforzi, non riuscì a convertirlo all'ismailismo. Più tardi si ammalò gravemente e, sconvolto all'idea di morire senza conoscere la verità, prese contatto con un altro ismailita e finì per convertirsi verso il 1071. La sua mente lucida, combinata con un carisma tagliente, lo rese presto una figura influente, ma le tensioni politiche interne tra le due fazioni dell'ismailismo, quella di Nizar e quella di al-Mustalli, lo costrinsero all'esilio. Hassan fuggì e attraverso viaggi lunghi e pericolosi tornò in Persia nel 1080, dove passò diversi anni molto attivi percorrendo il paese per diffondere la propria fede, avendo ai propri ordini un gruppo di uomini che divenne sempre più numeroso. Cominciò allora ad essere considerato pericoloso dalle autorità sunnite e fu ricercato attivamente dal visir Nizam al-Mulk. La sua visione era ormai chiara: creare una rete segreta di fedeli, addestrati alla perfezione, capaci di colpire con precisione chirurgica il cuore del potere sunnita che opprimeva la sua fede. Nel 1090, quando aveva ormai più di 50 anni, fece il suo primo colpo da maestro, la presa incruenta della fortezza di Alamut, nel nord della Persia. La conquista non venne fatta con le armi, ma con l'astuzia. Infiltrò i suoi seguaci, si guadagnò la fiducia della popolazione e infine reclamò la fortezza. Era nato un nuovo ordine, i Nizariti, chiamato così perché si schierò con un ramo specifico dell'ismailismo sciita, quello dei seguaci di Nizar ibn al-Mustansir, figlio del califfo fatimide al-Mustansir Billah, ma per i nemici sarebbero diventati gli Assassini, un nome che riecheggia fino ai giorni nostri. Sotto il suo regno si svilupparono gli assassini politici e la prima vittima importante fu proprio il visir Nizam al-Mulk. Gli esecutori erano un gruppo di iniziati che, secondo alcune versioni della leggenda, venivano viziati in un paradiso terrestre, in cui si consumavano delizie in compagnia di splendide concubine e si fumava hashish. Gli iniziati sarebbero potuti tornare nel paradiso terrestre solo se avessero eseguito gli ordini del veglio, ovvero Hassan. Oggi è considerato inconsistente la teoria secondo cui agivano sotto l'effetto di canapa, visti gli effetti narcotici e per niente bellicosi della sostanza. In effetti, gli studi più recenti sono tutt'altro che certi sulla veridicità di queste supposizioni. Secondo altre fonti, Hassan era un uomo austero che faceva applicare la legge islamica senza tentennamenti. Fece giustiziare 2 dei suoi figli, uno per aver bevuto vino e l'altro per un'accusa di assassinio.
Si racconta che lasciasse molto raramente la propria casa e che abbia scritto molto, ma quasi tutte le sue opere andarono perdute con la distruzione di Alamut da parte dei mongoli nel 1256. Morì proprio ad Alamut di malattia nel 1124. Alamut, il nido dell'aquila, era molto più di una roccaforte, era un centro culturale, spirituale e strategico, situato a 2100 metri d'altezza, era quasi inespugnabile. Qui si educavano i giovani iniziati, selezionati sin da piccoli per diventare Fida'in. L'addestramento era severo, obbedienza assoluta, concentrazione mentale, preparazione fisica. Si insegnava a camuffarsi, a parlare più lingue, a muoversi silenziosamente. Ogni adepto era pronto a sacrificarsi per la causa. Secondo la leggenda, Hassan ordinò a 2 seguaci di gettarsi dalle mura per dimostrare la loro lealtà. Entrambi obbedirono senza esitazione. Si racconta che Alamut fosse dotata di giardini lussureggianti, biblioteche colme di testi rari e di una disciplina ferrea. I novizi venivano selezionati fin da piccoli, cresciuti nel culto del dovere e della conoscenza. Ogni missione poteva essere l'ultima, ma veniva affrontata con il sorriso di chi aveva già accettato il sacrificio. Come detto prima, molte leggende parlano di un paradiso artificiale, dove i nuovi adepti venivano drogati con hashish e condotti in un giardino segreto pieno di lussi e donne. Al risveglio, Hassan li convinceva che quella fosse una visione del paradiso, promessa solo a chi obbediva ciecamente all'ordine. È da questa leggenda che alcuni fanno derivare il termine Assassin. Questi racconti, sebbene gonfiati da crociati e da Marco Polo, contribuirono a forgiare l'immagine di un ordine temibile, quasi sovrannaturale. Assassin's Creed ha preso in prestito questo alone di mistero, trasformandolo nella ritualità dell'ordine degli assassini, dove l'addestramento e la fede si fondono in un'unica via. A differenza delle guerre convenzionali, gli Assassin non schieravano eserciti. Colpivano singoli bersagli, visir, generali, leader religiosi. Ogni assassinio era pensato per destabilizzare un potere, inviare un messaggio e far tremare un impero. È da qui che emerge la frase "trattieni la lama dalla carne degli innocenti", che sentiamo spesso nella serie di Ubisoft. La loro arma era il pugnale, la loro protezione l'anonimato. Si mescolavano tra la folla, attendevano il momento esatto e colpivano. Proprio come Altair, Ezio e tutti gli altri assassini, ogni movimento era calcolato, ogni fuga era parte del piano. Le uccisioni erano pubbliche, plateali e simboliche, un rituale di morte e ideologia. Durante le crociate, l'ordine degli Assassin diventò noto anche in Occidente, non erano alleati di nessuno e questo li rese ancora più temuti. Attaccarono tanto i crociati quanto i musulmani sunniti. Le loro vittime erano scelte con cura, governatori, generali e predicatori. Tra i bersagli più celebri ci fu Nizam al-Mulk, il potente visir di cui vi ho parlato prima. La sua morte fu un colpo devastante per la corte sunnita. Tentativi di assassinio furono condotti anche contro il leggendario Saladino. In un'occasione i Fida'in penetrarono nel suo accampamento e quasi lo uccisero. Il terrore che incutevano era tale che molti sovrani preferirono pagare tributi o negoziare tregue con gli Assassin piuttosto che affrontarli apertamente. La loro forza stava nella paura che ispiravano e nella rete di agenti segreti sparsa in tutta l'area islamica. Nulla è reale, tutto è lecito. Questa frase, punto cardine della confraternita in Assassin's Creed, affonda le radici nel pensiero esoterico ismailita. Per gli Assassin la realtà sensibile è un velo, che nasconde la verità ultima. La legge umana regola la vita quotidiana, ma chi raggiunge la conoscenza spirituale capisce che esiste una legge superiore, non scritta, che guida l'universo. Nulla è reale significa che le apparenze possono ingannare, autorità, ricchezza, convenzioni sociali non garantiscono conoscenza o giustizia. Tutto è lecito non è un invito al caos, bensì il riconoscimento della libertà spirituale. Chi ha raggiunto la verità ultima comprende i motivi dietro ogni azione e agisce secondo un codice morale più alto. L'assassino quindi non è un criminale, ma un portatore di verità, libero dalle catene dell'ignoranza. Nella saga di Assassin's Creed questa massima guida l'intera filosofia dell'ordine. È un'etica della ribellione, della conoscenza e dell'emancipazione. Ogni volta che Altair, Ezio, Connor e tutti gli altri assassini sfidano i Templari e le ingiustizie, stiamo vedendo un'interpretazione moderna del principio ismailita che Hassan seminò secoli prima. Dopo la morte di Hassan nel 1124, i suoi successori continuarono la sua opera, ma nel 1256 arrivò la minaccia mongola. Hulagu Khan lanciò una campagna feroce contro i castelli nizariti. Alamut fu distrutta, le biblioteche bruciate, la rete smantellata. Eppure, come un eco eterno, l'ordine sopravvisse nei racconti europei.
Marco Polo parlò del vecchio della montagna, di giovani che morivano con un sorriso sulle labbra, convinti di accedere al paradiso. Leggenda? Forse, ma ogni leggenda contiene un granello di verità. Ubisoft ha ricreato un universo ispirato a questi eventi. Masyaf, Gerusalemme, Damasco, il personaggio di Al-Mualim è un riflesso diretto di Hassan Sabbah, un mentore enigmatico, carismatico, pronto a sacrificare tutto per il suo ideale. La struttura del credo, l'addestramento degli adepti, l'importanza della memoria genetica come eredità ancestrale, sono tutte reinterpretazioni moderne dei concetti filosofici, religiosi e tattici di un tempo. Con Mirage, uscito qualche anno fa, andiamo a Baghdad, IX secolo, la città splendente dell'epoca d'oro islamica. Basim, protagonista tormentato, entra in contatto con la confraternita degli occulti. È qui che il filo conduttore degli Assassins si fa più chiaro. Roshan, mentore di Basim, guida l'iniziazione del giovane, proprio come Hassan faceva con i suoi fedeli. Il tono più intimo e filosofico di Mirage, l'attenzione al dettaglio storico e il ritorno alle infiltrazioni e al dover studiare il nemico rendono omaggio diretto all'essenza del primo Assassin's Creed e alle radici dell'ordine. Senza contare inoltre la presenza della fortezza di Alamut, nonostante il gioco sia ambientato circa 200 anni prima che Hassan la occupasse. Gli Assassins sono esistiti davvero, non come eroi con lame celate, ma come agenti segreti in un'epoca oscura. Il loro mito ha attraversato i secoli, trasformandosi in leggenda, e oggi rivive nei videogiochi, nei romanzi e non solo. Hassan, con la sua mente visionaria, è stato il primo grande architetto di un ordine del genere. Assassin's Creed ha saputo reinterpretare questa storia, fondendo realtà storica, narrativa moderna e gameplay. Ma dietro tutta questa storia resta una verità affascinante: un piccolo gruppo di uomini, guidati da un'idea, può cambiare la storia. Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda: tutto è lecito. agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale, tutto è lecito.